Io non sono padre, non ho avuto questa fortuna, questa occasione. Ehm, Non sono neanche marito. Ho chiesto un paio di volte, ma non sono stato, non mi hanno preso sul serio. E quindi niente, insomma, sono rimasto sospeso. Uso un termine vicolo cieco. Quelli che non hanno figli sono vicoli ciechi. Non sbucano, non fanno sbucare la specie dall'altra parte. Però insomma ho un cognome e un nome abbastanza diffuso in natura, per cui non rischia l'estinzione. Non ne sento la mancanza, ma questo è un mio difetto di non sentire le mancanze, io sento solo le presenze. E allora sì, se ci fossero sentirei la presenza dei figli, ma senza, no, non sento la mancanza. Mi manca l'immaginazione per sentire la mancanza. Da Napoli le donne dicono che gli uomini sono sangue prestato. La paternità è uno sputo, l'occasione di un momento, eh, niente a che, senza proporzione con la maternità, invece che tutto il resto, la fabbrica, il fatto che quel piccolo sputo lì dentro si combina con un uovo e si ingrandisce 1 milione di volte, attraversa le ere della terra, passa da pesce a uccello a mammifero. Il fatto che poi alla fine esca di lì è l'ultimo dei passaggi di un ingrandimento, di un ingigantimento. Poi fuori di lì la creatura crescerà molto meno di quanto sia cresciuta in grembo alla madre. No, insomma, non si può nemmeno comparare, insomma, la paternità con la maternità. E infatti nelle epoche antiche non era comparata. Insomma. Aveva un rango solamente per motivi sociali, la paternità. Mio padre, lui ce l'aveva uno spirito paterno nei miei confronti, nei confronti di sua figlia, ma in particolare di me. Lui mi ha trasmesso i libri e le montagne, ma perché erano lì, i libri perché erano lì. Sono cresciuto in uno stanzino pieno dei suoi libri, quella era la mia stanza da letto. E poi le montagne perché di tutti i suoi racconti quelle erano le uniche di cui aveva voglia di parlare. Le montagne della guerra. Lui è stato alpino nella seconda guerra mondiale e le montagne gli hanno salvato un pezzetto di quella malora. Poteva guardarle con gratitudine, poteva spingersi con lo sguardo e staccarsi da dove si trovava. Quindi mi ha trasmesso questo affetto, questa gratitudine nei confronti delle montagne e quindi io sono diventato uno scalatore, uno che poi le scala, ci mette le mani addosso, così come attraverso i suoi libri poi alla fine ho cominciato a scrivere anch'io, leggendo quel. Dunque mio padre ha avuto un sentimento di paternità nei miei confronti. E poi, pur non condividendo niente delle mie scelte, per esempio negli anni in cui ho partecipato a un movimento rivoluzionario negli anni 70, lui si è preso la briga di comprare tutte le pubblicazioni che si riferivano, fatte da quella organizzazione. E quindi oggi mi ritrovo una collezione di quel tempo e di quelle pubblicazioni che sì, possiedo solo io e qualcun altro in Italia. Era un giornale, si chiamava Lotta Continua, era un quotidiano e mio padre ne ha raccolto l'intera pubblicazione e poi lo conservava e poi lo faceva rilegare senza condividerlo, semplicemente perché pensava che consistesse in questo la paternità. Mia madre mi ha dato il dialetto napoletano, la mia lingua madre,
e mi ha trasmesso i sentimenti di quel luogo, del luogo in cui sono nato, in quella città di dopoguerra. Ecco, li ho imparati i sentimenti, la mia educazione sentimentale si è svolta a Napoli attraverso i racconti di mia madre e delle donne, e erano i sentimenti della compassione, della collera, della vergogna, questi sentimenti fondamentali, insomma, che formano poi una personalità, la personalità di una giovane creatura. E dunque anche il sentimento di giustizia. Non ho mai pensato alla paternità senza la presenza di una donna, quindi una paternità astratta non mi è mai venuta in mente. Quando sono stato con delle donne, sì, mi è venuto in mente che si poteva andare in quella direzione, poteva succedere qualcosa così, ma non è successo. Non ho esperienza di paternità tranne quella di mio padre e della sua educazione da porcospino. Il porcospino fa assaggiare ai figli anche tutti i tipi di cibi, anche quelli velenosi. E così il porcospino si rinforza il suo sistema immunitario. Il porcospino è insensibile ai veleni. E così in quella mia infanzia e adolescenza mio padre mi esponeva a tutti i tipi di letture che erano quelli che stavano in quello stanzino, e quello mi ha rafforzato il mio sistema immunitario. Mi ha anche indolenzito, ma mi ha anche rafforzato. Dunque, ho questa esperienza della sua paternità. La donna è una ragazza madre. In quella storia noi siamo abituati a immaginarci un'irruzione di un angelo fornito di tutti gli apparati dell'apparizione soprannaturale, ali, simboli divini, ma in realtà nella storia ebraica il Malach è semplicemente un messaggero. Non è il cherubino, il serafino, quelli esistono e sono quelle figure che sono rappresentate con le ali appunto sopra l'arca dell'alleanza. Invece il Malach è semplicemente un messaggero della divinità, ma è un messaggero di fattezze umane. Non lo si riconosce come messaggero della divinità se non dopo. E allora bisogna immaginare nella storia letterale, insomma, ebraica di quel tempo, che la presenza di nella stanza di Miriam sia la presenza di un uomo che viene a annunciarle la sua notizia. E quello che sorprende di più è la sua accoglienza. Invece di mettersi a gridare o scappare da quella stanza per la irruzione di un uomo, invece ammette la presenza, la accoglie e accoglie immediatamente il suo messaggio, e quel messaggio la trasforma in piena di grazia. Il momento in cui lei accoglie quel messaggio è piena di grazia, che non è una manifestazione superficiale della bellezza, ma è lo scatenamento di una energia interna che la riempie e che irradierà anche gli altri intorno, un'energia interna che le permette di affrontare il mondo intero, rispetto al quale lei è un'adultera dichiarata, perché incinta prima del matrimonio e non del suo sposo. Le permette quella forza di grazia, quella pienezza di grazia di stare davanti al mondo e ignorarlo, senza nemmeno scomporsi, semplicemente era quella pienezza di grazia che possiedono alcuni profeti, i quali vanno contro il pelo del mondo, vanno ad annunciare le cose più difficili da ascoltare, spediti dalla divinità, e lo fanno
senza nessuna protezione, senza nessuna reticenza. Lo fanno e basta, perché quello è stato il messaggio consegnato. Dunque quella grandezza che hanno i profeti nell'andare contro il pelo del mondo e aggredirlo e minacciarlo e condannarlo perché quel mondo si cambi i suoi costumi, ecco, quella stessa potenza sta dentro l'accettazione di quella ragazzina che diventa in quel momento madre, ma anche una forza di combattimento, ed è quella che travolgerà poi con la sua, si irradierà anche al suo promesso Giuseppe, Yosef. Nessun Vangelo dice che è vecchio, dunque noi abbiamo la possibilità di immaginarcelo giovane, è molto innamorato, è molto vicino alla sua promessa sposa, tanto che crede lui alla versione inverosimile di quella gravidanza, ma la verità è spesso inverosimile e ha bisogno di amore, di slancio, di entusiasmo per essere creduta. E Yosef ce lo mette questo slancio. Yosef è uno che in ebraico è un nome che vuol dire in ebraico colui che aggiunge, e lui si aggiunge a quella fede, crede a quella ragazza, si aggiunge anche come sposo secondo di quella ragazza e così le permette di salvarsi dai sassi della legge, perché per la legge lei è un'adultera. Lei è protetta dal matrimonio che il giovane Yosef conferma e ribadisce e realizza. E poi Yosef si aggiunge anche come padre secondo di quella creatura che dovrà nascere. E non solamente perché lo fa diventare lo porta a bottega, insomma, lo fa diventare un falegname come lui, ma perché lo iscrive a suo nome. Lo iscrive nella anagrafe ebraica a suo nome, e allora Yeshu, Gesù, sta nella lista e nell'elenco della genealogia di Davide, quella del Messia, perché Yosef è di famiglia dentro quella lista, dentro quella genealogia. Senza questo gesto di iscrizione all'anagrafe ebraica a suo nome, quel figlio sarebbe un figlio di nessuno, non starebbe dentro quell'elenco. Dunque Yosef fa le cose giuste che riguardano il suo nome, si aggiunge a quella ragazza che lo guida, lei è la sua guida. E credo che sia così per tutte le storie di gravidanza. È la donna che va avanti, che si inoltra nella sua gravidanza, che la esplora e conduce, si porta dietro il compagno, lo sposo come socio, come alleato di questa unione. Quello che noi chiamiamo Maria, ma insomma si chiama Miriam in origine nella sua lingua. E in ebraico la M ha due formati, uno per se si trova in mezzo alla parola o all'inizio e un altro formato se si trova alla fine della parola. Nel caso di Miriam, con queste due M che aprono e chiudono il suo nome, la M dell'apertura, dell'inizio del suo nome, è una M aperta, c'ha una evidente apertura di schiusa, insomma, di grembo, mentre invece la M finale è una M completamente chiusa e serrata. E sta un po' a simbolo della sua esperienza di madre, che dopo averlo aperto quel grembo con quella parola, poi ha dovuto accettare che quel grembo fosse chiuso da quella parola che gliel'aveva messo dentro. Chiuso perché dentro quella parola c'era il mandato e la profezia di quella creatura che doveva nascere e che doveva offrirsi alla fine della sua esperienza
breve esperienza. Quindi c'è un'apertura e una chiusura nel nome di Miriam. In ebraico c'è il verbo costruire, si chiama banà, dà voce anche al figlio. Il figlio si chiama Ben dal verbo banà. E una donna che non ha ancora avuto figli, una moglie sterile, non è costruita. Quando Sara, la moglie di Abramo, decide di dare la sua schiava ad Abramo, perché così almeno in maniera surrogata sarà madre, dice: perché sarò costruita anch'io. La fabbrica della vita che appartiene alle donne è appunto questa costruzione. E questo verbo ritorna all'inizio del Bereshit di Genesi, quando la divinità fabbrica, impasta l'Adam, lo impasta, fa questa sagoma, questa figura mischiata di polvere e di fiato. Ma poi quando il verbo è il verbo del fare, dopo il verbo del vasaio che impasta l'argilla, ma quando estrae dal fianco dell'Adam la parte, il verbo che adopera la divinità è il verbo costruire, e costruì. Dunque prende dall'Adam, che è un semilavorato della creazione, prende e porta a perfezione o a costruzione definitiva la figura femminile, che è il traguardo finale della creazione di quei 6 giorni, ed è sta sotto il verbo costruire, praticato, realizzato, eseguito dalla divinità. Esistono le donne che non hanno, il cui grembo è chiuso, ed per loro è una vergogna, è una mutilazione. Del resto, per quel popolo e per quella storia la fertilità era il segno più evidente della benedizione. Quel popolo che entra in poche decine di unità in servitù d'Egitto, nel giro di qualche secolo diventa un popolo così numeroso, così prolifico, da spaventare perfino il faraone per quelle conseguenze dell'esplosione demografica. È un popolo benedetto dalla fertilità. E quando la divinità vuole attirare verso la terra promessa quel popolo che comunque schiavo era ben radicato dentro l'Egitto, usa il verbo della fertilità femminile. Dice: quella terra avrà mestruo di latte e miele. Le traduzioni non lo ammettono, non la vogliono, rinunciano e si censurano questo verbo, ma si tratta proprio della fertilità femminile. Il verbo del mestruo femminile avrà quella terra promessa, ed è questa promessa di fertilità che è paragonabile a quella femminile, che fa da attrazione, che spinge, che scaraventa, catapulta fuori dalla terra d'Egitto quel popolo. Per le donne, nel caso delle suore, è una rinuncia più profonda, è una consacrazione più profonda rispetto alla astensione sessuale degli uomini. C'è una offerta del proprio grembo che è più potente di una semplice rinuncia alle tentazioni maschili che può avere il genere maschile, ammesso che ci rinunzi. Nel caso di Sara, però, anche lì ci è voluto un annuncio di messaggeri. Sara rimane incinta a 90 anni, ma dopo che Abramo ha accolto degli stranieri alla sua ombra, li ha nutriti, gli ha dato sollievo al loro viaggio, perché sono viandanti, e solo dopo questa accoglienza avviene l'annuncio nei confronti di Sara. E Sara ride all'annuncio, e perciò suo figlio si chiamerà Riderà.
Yitzhak vuol dire Isacco, vuol dire riderà. E però era proprio quello che serviva per sgorgare, per far aprire quel grembo. Una risata liberatoria apre il grembo di Sara a quell'annuncio e la rende fertile anche a 90 anni. Intanto ho fatto scannerizzare tutta la raccolta di lotta continua e l'ho messa in rete. Anzi, l'ha messa in rete un organismo che si chiama Fondazione Henri De Luca, che non coincide con me stesso. E quindi l'ho messa a disposizione di tutti quanti, insomma, era un privilegio che volevo condividere. E quindi oggi è uno strumento utilizzato da chi è curioso di quel periodo, di quel particolare punto di vista su quel periodo. Lascerò in eredità quello che ho a questa fondazione. Questo me l'ha consigliato una donna però, perché per me invece era bene che andasse tutto alla lieta rovina delle cose. Quindi sì, questo trattenere per tramandare è una cosa alla quale ho acconsentito, ma insomma senza crederci davvero, insomma. La memoria di me come persona la considero insignificante anche per me. Quello che ho scritto magari potrà andare avanti ancora un po', ma i libri sono come le persone, non sono dei monumenti, come diceva Orazio. Ho fatto un monumento più perenne del bronzo. Buon per lui, ma insomma, ecco, io non ho questa intenzione né questa immaginazione. I libri invecchiano, spariscono, si corrodono, sono fatti di carta alla fine e di inchiostro di poca presa, che sbiadisce. Sono fatti come noi, insomma, spariscono i libri, spariscono le persone. Io nego il verbo lavorare per quello che riguarda la scrittura, anche perché io ho fatto per una ventina d'anni mestieri manuali, di operaio, quindi ho legato al verbo lavorare a una esperienza molto precisa. E anzi la scrittura in quel tempo si era messa proprio di traverso al verbo lavorare, era la sua negazione, era il tempo salvato, il piccolo contrattempo della giornata con la quale pensavo che così non mi ero fatto mangiare tutta la giornata dalla usura di quel lavoro venduto. Quindi per me insomma scrivere è un tempo festivo.